Oggi mi sono concesso uno sforzo extra e lo chiamo sforzo non a caso, non a caso, perché ormai seguire la nazionale o qualsiasi partita è inerente, collegata appunto al percorso dei nostri italiani. È uno sforzo, ragazzi miei, è innegabile, perché oggi siamo una nazionale che purtroppo non fa, è appena finita Norvegia-Israele. Non fa sicuramente emozionare, non crea empatia, mi sembra chiarissimo, e non lo fa perché poi manca in tanti aspetti, ragazzi. Io ho detto, voglio vedere se abbiamo sottovalutato anche Israele. Putta caso adesso crescono tutti i movimenti calcistici di questo mondo, magari è cresciuto a dismisura anche Israele. No, Israele si è dimostrato oggi, vedendo la partita contro la Norvegia, una nazionale di bassissimo livello, perché il calcio il calcio ragazzi, per loro è quello che è, e non voglio parlare di altro, e non voglio parlare di altro. Ehm, Però, ragazzi, noi ci abbiamo preso 4 gol da Israele, ma ci rendiamo conto che noi abbiamo preso 4 gol da Israele? E la Norvegia ci ha passeggiato sopra. Andata a 4 gol, stasera 5, ma sono stati 5, potevano essere molto di più. Ci ha passeggiato sopra. Ma ci rendiamo conto di quello che stiamo assistendo? Ci rendiamo conto o no? No! La risposta è no! Perché ancora sino ad oggi, ancora prima di Norvegia e Israele, ed è anche il motivo per cui sono stato spinto a vederla, ancora si diceva, no, speriamo magari in un passo falso perché poi magari vediamo sempre la differenza. Ma quale differenza avete? Che hanno 20 gol in più di noi. Come differenza? Ma quale differenza reti? La differenza reti, se tu arrivi a parità di punti, ma quando ci arrivi a parità di punti con la Norvegia? Che attenzione, è un'ottima nazionale, ma non è che stiamo parlando di una nazionale d'elite, non è che adesso la Norvegia è diventata la nazionale, il movimento calcistico più importante che c'è, perché poi questo si passa da un eccesso all'altro. Aspettate che ci arrivo, perché di questo anche voglio discutere, signori miei. E come no, facciamo. No, ci tengo. Credo che Norvegia e Israele sia più significativo di quello che vedremo stasera, che comunque seguirò e guarderemo e bla bla bla, ma è più significativo. E vi vado a spiegare le mie di motivazioni, le mie di dinamiche. Prima, come al solito, se volete lasciate un like per soddisfare i vizi, chiamiamolo così, dell'algoritmo che si ciba di pollicioni, di hype e di tutto il resto. Se volete assecondatelo, se volete invece assecondate anche il mio desiderio, quello di magari, perché no, iscrivervi gratuitamente al canale oppure seguire la pagina Facebook. Fate un po' voi, trovate tutto in descrizione. Ad ogni modo io vi dico grazie e vi aspetto, ribadisco, anche dopo per il post di Estonia Italia o Italia Estonia, non ricordo neanche, cioè vabbè, per farvi capire un po' il distacco che si sta creando, il distacco che c'è e che purtroppo non fa neanche più male. Questa è la realtà. Fa male, sì, ma è giusto, quello che poi ci interessa, magari anche il club. E l'hanno creato loro, però. L'hanno creato i burattinai, come piace chiamarla a me. E la prima cosa che dico è spero che davvero il nostro presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio abbia guardato, non invece a Israele, magari neanche, no? Perché loro interessa il giusto. Per vedere come la Norvegia, una nazionale che io definisco comunque di seconda fascia, per me la Norvegia ha fatto dei passi giganti enormi, no? A livello di movimento calcistico, senza ombra di dubbio. Adesso una nazionale davvero presentabile, con Nuse e Bob sulle fasce, vedi attaccanti come Sorlot e Haaland, ragazzi. Berg in mezzo al campo. Oggi mancava Odegaard, uno dei giocatori più talentuosi che hanno, ma qual è il problema, no? La squadra, un'ottima nazionale, però ragazzi, nulla a che vedere con Francia, con Brasile, ma però sì, vabbè, che poi anche loro con lo stesso Portogallo, Spagna, Germania, parliamo sempre poi linea teorica, perché poi il campo è sempre il giudice maestro, però è una squadra che oggi, seppur come dicevo prima, è una nazionale che ha scalato tantissimo, perché prima la Norvegia, adesso invece è credibilissima, però parliamo di una nazionale
che ripeto, per me è di seconda fascia, ma non lo sto togliendo, sto dicendo che contro una nazionale che non è di certo la Francia, si è creato un gap enorme. Cioè, se in passato potevamo dire dobbiamo ricucire il gap, dobbiamo in tutti i modi sforzarci di trovare una soluzione per rientrare in qualche modo e raggiungere il livello di Francia, ribadisco, Argentina, tutte quelle che vi pare. Oggi siamo lontani anni luce da una nazionale, da un movimento calcistico come quello norvegese. Come quello norvegese, ragazzi miei. Sì, perché la Norvegia oggi ti ha fatto vedere per l'ennesima volta che con la Moldavia, la Moldova, quella che è, fa 10-11 gol tranquillamente. Contro Israele tu ci hai vinto per un passaggio all'ultimo minuto di Tonali che in qualche modo, il problema non so come... e soprattutto ci hai preso comunque 4, tu hai preso 4 gol da Israele che oggi la palla non l'ha mai vista, se non in qualche frangente che ha fatto qualche tiro cross in mezzo, stop, ma per 90 minuti la palla non l'ha mai vista, ne ha presi 5 ma ne poteva prendere 10. Holland si è sbagliato 2 rigori stile Dovbik, ma poi ne ha fatte altri 3, qua non lo so quanti ne ha fatti, e ne poteva fare di più. Cioè, ma avete capito, no? Che divario si è creato, e ribadisco ancora una volta, se parlassimo della nazionale più forte del mondo, per carità, questa roba è grave, ragazzi, è grave. E quindi teoricamente è andata anche bene per noi, perché se davvero come fanno passare, dobbiamo guardare la differenza reti la devi guardare con Israele, purtroppo. Oggi ti ritrovi a fare, no, i conti su Israele, mica sulla Norvegia. Tu i conti oggi li devi fare sul secondo posto e non sul primo. Ma avete capito, no, dove siamo arrivati? Questa è la realtà. È inutile che ci vogliono dissuadere del contrario. Questa è la realtà. E per fortuna, perché ci è voluta anche una buona dose di fortuna, hai battuto Israele e come l'hai battuta? Perché oggi, se no, davvero devi stare attento, no? A vedere un po' i punticini, no? La differenza reti su Israele, mai sulla Norvegia. Mai sulla Norvegia. Inutile che ci vogliono dire il contrario. E un'altra cosa che mi preme dire, guardiamo appunto per tutti questi motivi qua, guardiamo una situazione il più ottimistica possibile. Riusciamo in qualche modo ad andare ai playoff e anche a sfangarli in qualche modo, c'è da vedere perché poi siamo riusciti ad uscire contro, come si chiamava, la Macedonia, quindi tutto è possibile. Nelle semifinali, neanche la finale, quindi hai 2 partite e può succedere tutto, quindi figuratevi, già andarci è difficilissimo, sarà difficilissimo. Mettiamo che ci andiamo, per una volta positivi, ma li superi i gironi, ma con sta nazionale, ma li superiamo i gironi secondo me? Ma davvero credete che riusciamo a superare i gironi con questa nazionale qua? Non ci siamo riusciti nel 2010 e nel 2014. Ma perché la sto buttando sul drastico? Perché qualcosa devono cambiare, ragazzi. È inutile che ci accontentiamo di mezze vittorie o ci affanniamo in discorsi. Devono cambiare qualcosa, ragazzi. Devono cambiare qualcosa. L'ultima volta che ci sono state le elezioni, come le chiamano, la conferenza, Gravina ha preso il 98%. Cioè non c'è aria di rinnovamento, c'è una sorta non lo so neanche come chiamarla. E questo, ragazzi, questo dovrebbe sconfortarci ulteriormente, ma almeno a me sconforta parecchio. Va bene, va bene, ragazzi. Fatemi sapere se l'avete vista voi la partita, se ci avete perso un po' di tempo e se vedrete stasera la nazionale, perché ormai non è scontato, ragazzi. Non è per nulla. Un grande abbraccio. Fatemi sapere un po' la vostra.